Andiamo verso la casa di Mr. Crowley. Sembra tutto abbandonato. Ce la faremo? Sì. Ah, non siamo soli proprio. No, io ve l'ho detto che era un po' brutto qua. Cucù. Ciao. Ciao! Sono un po' impedituccino con i zinzuzzini. Ci troviamo a Cefalù, conosciuta per i bellissimi panorami, monumenti medievali e antiche cattedrali. Una meta turistica molto ambita che ospita centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, provenienti da tutto il mondo. Una villa dei primi del Novecento, abbandonata in rovina, fu abitata agli inizi degli anni '20 da una delle figure più controverse della storia dell'occultismo, Aleister Crowley, che scelse il piccolo comune siciliano per fondare l'abbazia di Telema. Eccoci tutti arrivati. Ciao Monia. Ciao caro. Eccoci arrivati. La famosa casa di Crowley. L'abbazia di Telema. Che bello. Che onore, vero? Si deve entrare per forza di qua, mi sa. Ah sì, è l'unica Anche di entrata. qua, sì, è entrata di qua la ragazza quella volta. Esploriamo l'abbazia di Telema. È favolosa. E poi non è così piccola come credevo. No, è piccola. Dici? Ci siamo. Sto entrando, Ce l'abbiamo fatta. sto pulendo tutte cose. Coco, bellissima casa. Una bella casa abbandonata. Come devo fare a salire? Io non immaginavo che dovevo invitare. Fatta. Oh, questi qua sono i vari disegni sul muro che ha fatto Crowley 90 anni fa. Bellissimo. Crowley nasce a Leamington, in Inghilterra, il 12 ottobre del 1875. Figlio di genitori cristiani evangelici, crebbe in un contesto fortemente religioso, a tal punto che i bambini potevano avere contatti solo con chi condivideva la fede dei coniugi. Il padre in particolare predicava incessantemente la sua dottrina e, autore di diversi testi, li divulgava e studiava ogni giorno le sacre scritture, obbligando il figlio a partecipare alle sue attività. Nel 1887 il padre di Aleister morì per via di un cancro alla lingua. Questo fu un periodo cruciale per la sua vita. Comincerà a scrivere le sue memorie, a chiudersi in se stesso e a distaccarsi dagli insegnamenti religiosi. La madre, infatti, rimproverava il figlio per i continui atteggiamenti ribelli e peccaminosi, chiamandolo persino bestia, atteggiamenti che però lo attraevano sempre più. Studiò letteratura inglese all'Università di Cambridge e in quegli anni poté godere di momenti piacevoli e della consistente somma di denaro che il padre defunto gli lasciò. Nel 1896 cominciò ad interessarsi di occultismo e misticismo, dedicandosi alla lettura di libri di alchimia, magia e paranormale. In quegli anni ebbe anche la sua prima esperienza omosessuale. A 23 anni lasciò Cambridge e fu introdotto nell'ordine ermetico dell'Alba Dorata, Golden Dawn, da Mathers. Scrisse molteplici libri e criticò autori di spiccato livello. Non ci credo. Vabbè, i suoi e dei suoi discepoli, del culto. No, vabbè, questi disegni qua del diavolo penso che siano fatti proprio da lui. The Dead Man anche? No? Con su. Allora, queste sono rune, però si vede qualcun altro. Monia, aspetta. Spiega, esponi. Allora, queste sono delle rune. Ok. Le rune ovviamente è un alfabeto vichingo antichissimo. Ah. Wow. Sì, però scritte credo proprio da qualcun altro, Ah. non da lui. Qualcuno che se ne intendesse Sì. in materia. Ma non hanno comunque tanto significato, ecco, cioè Ah, no? non c'è scritto qualcosa di particolare, sono messe a casaccio. Ah. Buono a sapersi. Questa è la porta che conduce al giardino.
È un disegno. E poi che c'è? Una stanza semidistrutta. Andiamo di qua. Nel 1899 acquistò la Boleskine House in Scozia, nei pressi del Loch Ness. Molteplici furono i luoghi di abitazione e viaggi di Crowley, uno in particolare al Cairo, dove fu il protagonista di un evento mistico che lo spinse a fondare il culto di Telema. Ufficialmente i legami con Mathers, dopo anni di attriti, cessarono nel 1904. Diventato un maestro massone, studiò per un breve periodo, isolato dal resto della comunità esoterica, in Messico, scoprendo e usando la parola abracadabra. Terminata l'esperienza in Centro America, ritornò a Boleskine House. Con l'imminente scoppio della Prima Guerra Mondiale si trasferì negli Stati Uniti, dove poté continuare tranquillamente a praticare la magia, soprattutto sessuale, intrattenendo relazioni con donne di spicco. Nel marzo del 1920 affittò una villa a Cefalù e diede vita alla leggendaria abbazia di Telema, ispirata a quella omonima di François Rabelais. La sua idea era quella di creare un centro spirituale con l'unica regola: fa ciò che vuoi, amore è la legge, amore sotto la volontà. Con centinaia e costosi dipinti ad olio raffiguranti divinità e simboli telemici adornò le pareti, ricoprendone quasi ogni centimetro. La camera da letto era considerata la camera degli incubi, anch'essa ricoperta di dipinti, raffiguranti demoni, serpenti e altri simboli. Uno degli angoli di quella stanza era considerato l'angolo della meditazione, dove egli stesso dipinse un grande ciclope giallo, che considerava l'idolo eterno. Ragazzi, bellissimo. È allucinante. Quando ci dormiva lui? Allucinante. E chi lo sa? Cioè, questo letto a castello, cioè, appartiene agli anni 30, quindi secondo te? E chi può dirlo? Vabbè, ma hai detto tutto quello che qua degli anni 30. Vabbè, però questi disegni è sicuro che... Non lo so la razzo, Disegno sinceramente. questo sarà suo. Sì, la Ma l'ho razzo? lasciato qua, nessuno lo questo è tocca. suo. Le altre scritte no, immagino. No, vabbè, si vede che queste sono recenti. Guarda, ma ci sono ancora i tubettini del colore? Che ha utilizzato? No, non credo. Non ricordavo queste Non credo. cose, neanche questo mobile, ricordavo solo questi letti. Questo mobile l'ho visto nelle foto. Vabbè, questo sarà fatto negli anni... Vabbè, da chiunque. Chiunque viene qua di lì. Maschio Sherdona Veneto. Ah, Alessio e Tania penso che non siano cosa tua. No, questo non è. Questo? Questa deve essere una sorta di atrio della casa. Qua il bagno del posto. Vabbè, diciamo che qua aveva varie entrate, vari atri, questa casa, anticamente. Il tetto tutto crollato. Gli adepti e i membri che aveva affascinato la usavano per viaggi sperimentali, dove era necessario l'uso di droghe per riportare in vita i personaggi di quella stanza. La vita quotidiana nell'abbazia includeva lo yoga, la magia, le orge, il culto di Ra, la scrittura mistica e i doveri domestici. Celebrità famose visitarono l'abbazia di Telema, tra cui una modella britannica, Betty May, con il marito Raoul Loveday, che furono coinvolti dagli insegnamenti di Crowley. All'inizio del 1923 tutti i seguaci furono avvertiti di non bere l'acqua da una delle sorgenti del comune di Cefalù, ma Betty e Raoul non l'ascoltarono e bevvero l'acqua, che scatenò un'infezione batterica nel corpo dell'uomo, causandone la morte. Furiosa per l'accaduto, Betty diede la colpa ad Aleister, convinta che fosse stata scatenata dal consumo di sangue di gatto che proprio egli stesso aveva usato per un rito. Per vendicarsi, Betty tornò a Londra e raccontò tutte le losche pratiche di Crowley. Le sconvolgenti dichiarazioni ebbero un effetto ridondante non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti.
Quando il governo fascista di Benito Mussolini venne a conoscenza di ciò che stava accadendo, Crowley fu costretto a lasciare il paese nell'aprile del 1923. Senza il suo fondatore, l'abbazia fu abbandonata come lo è tutt'oggi. Non molto tempo dopo, tutti gli abitanti di Cefalù rimossero le raffigurazioni demoniache che Alistair aveva dipinto. Un altro piccolo bagno. E qua che c'è? Come sempre qui c'è una porta, forse entravo di qua. Ah, C'era una porta da dove entrare. wow. Vediamo. Sto arrivando. Ah, ok, questo è il retro della casa. Niente, è l'uscita forse. A posto, la casa è tutta qua, bellissima. Ecco cosa c'è. Chissà anticamente che stanze erano queste. È stato un vero piacere. Beh, questo è vero. Beh, era un po' piccolina. Vabbè, lui ci bastava per fare che cosa faceva qua. Le sue orge, le sue pratiche rituali. Vabbè sì, comunque era concentrato per quello che gli serviva fare, effettivamente. Hai ragione, Moniuccini, è proprio un buco. Così, cioè due stanze precise. Comunque questo non c'era, questo è stato fatto da qualcun altro. Che il tappelarazzo? Sì. Con... Sì, sì. Vabbè sì, è un razzo che nessuno prende di 80 anni, è strano. Cioè. Cioè, tu lo prenderesti? Tu lo prenderesti? Però l'unico che qua è suo è questo. Secondo me. E questo qua. È quello là, però sembra scritto. Sì. Certo, certo. Però di qua ce n'era un altro sicuramente che non si vede. Nel 1955 un regista appassionato dell'occulto di Crowley, Kenneth Anger, si recò all'abbazia per girare un documentario mai pubblicato. Anger riuscì a scoprire la maggior parte dei murales che gli abitanti avevano ricoperto di bianco. Oggi la piccola villa si regge a malapena in piedi e le immagini mostrano il suo stato attuale. Il tetto parzialmente crollato, detriti e spazzatura occupano la maggior parte delle stanze. I vandali hanno distrutto e scarabocchiato quelle antiche pareti. Alcune scritte riportano le rune, frasi dette dallo stesso Crowley e una in particolare Ankaf Nakonsu, nonché il nome di un sacerdote egiziano del dio Mentu. Io intendo questo, questo è questo? suo. Tu dici? Credo di sì. Se no l'ha fatto qualcun altro dopo. Ma è un po' troppo fatto bene per essere fatto da qualcun altro, secondo me. Ma sai cos'è però? Effettivamente no, queste sono scritte sue ragazzi, queste sono scritte di altri. Secondo me A voglia c'è la differenza. La professionalità con cui è stato fatto anticamente. No, ma cosa non capisci? No, non capisco, questa scritta sopra la porta. Vermadire. Che ecco. Dietro questo tappeto che c'è? Ma sarà sempre una cosa recente. Non c'era qualche altro Ma maledetti, hanno coperto quello che era un altro dipinto fatto tempo fa. Ah, ma che cosa c'era? Vabbè, fatta sempre da vandali. E qua dentro cosa c'è? Un topo morto? Bello. Niente. Però questo disegno è inquietante al massimo, L'hai letta questa? Mettiamo intorno all'albero di More. All'albero di More, all'albero di More. Albero di More. Pensiamo intorno finché il mattino non ci porterà il giorno. Cioè vi immaginate qua quello che combinava Crowley ai tempi? Fondamentalmente trombava. Trombava, si faceva le orge tra le varie pratiche rituali che portava avanti. Fondamentalmente faceva quello. Sfumato con una donna rivolta al contrario. Che senso ha?
Cosa rappresenta questo disegno? Questo è il diavolo che la tiene per il collo a una donna e qua ce n'è un'altra donna messa al contrario. Sì, infatti io questa qua a destra sto riprendendo. Nel 1930 Crowley giunse a Lisbona, dove continuò le sue pratiche e conobbe altri personaggi di livello elevato. Qualche anno dopo ritornò in Inghilterra, dove morì di degenerazione del miocardio e bronchite, ad Hastings la notte del 1 dicembre del 1947, all'età di 72 anni. Ebbe 2 mogli, decine di amanti ed innumerevoli prostitute nel corso della sua esistenza, che chiamava durante i rituali donne scarlatte. Molte di quelle donne, usate per le singolari pratiche, vennero rinchiuse in manicomio per il resto della loro vita. Nel mondo dello spettacolo fu un vero e proprio idolo, non soltanto una moda passeggera. Influenzò diversi gruppi musicali, cantanti, scrittori e registi. Ricordiamo i più famosi, i Beatles, i Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Maria Callas, Jimmy Page, talmente ossessionato dal mago che nel 1970 acquistò dall'attore Michael Caine la Boleskine House. Anni dopo, precisamente nel 1974, cercherà di acquistare anche l'abbazia di Telema, ma senza successo. La carriera e l'intera esistenza di David Bowie fu ispirata dal pensiero di Crowley. Ai tarocchi ideati dal mago si ispira l'album del 2005 di Robbie Williams, Intensive Care, scritto e diretto insieme all'ex Duran Duran Stephen Duffy. Marilyn Manson e Roman Polanski, tutte figure che condividono la passione per la magia rossa o sessuale, è il suo massimo rappresentante. Ogni uomo e ogni donna sono una stella. Un genere culturale. Ma che senso ha portarsi via dei guardi? Sì, Che qui sono c'è questa qua è magari- la famosa, trovi ancora la foto sul web. Sì, di questa, certo, questa sarà sceppato, sì, sono proprio portata tutta. Bastardi vandali del cavolo. Quelle che non sono portate via. Quella ancora rimasta intatta. Lo so che c'è, non ci sono stato prima. Niente, comune stanza gialla, senza pitture, senza raffigurazioni, solamente un simbolo nazista, una svastica. Cosa dire, però era, dai, simpaticamente grande questa casa, non era così piccolina, devo dire. Altro detto sfondato. Senza te. Come carregai? Questa è la colonna e il pentacolo fatto lì. Dove, esattamente? Ah, col fil di ferro? Sì. Particolare. La colonna. Io vorrei capire queste colonne qui a che cosa servivano, dove erano piazzate anticamente anche. Che belle, particolari. Anche questa colonna particolare, stupenda. Ah sì? Sono molte le ville abbandonate da me visitate in questi ultimi mesi, però devo dire che una delle più belle che mi ha veramente affascinato è stata quella di Aleister Crowley. Infatti aver perlustrato questa casa per me è stato un grandissimo piacere, perché erano anni che la conoscevo attraverso molti documentari che ho visto su YouTube. Per la seconda volta ho visitato questa casa. È stato talmente interessante perché questa figura era assolutamente particolare, enigmatica, carismatica. È stato davvero forte il sentimento che ho provato, le percezioni che ho avuto. Da tutto questo abbiamo appurato che la sua vita e tutto ciò che lo riguardava non sono leggende, ma è pura verità. Infatti quando abbiamo cominciato a esplorare l'intera casa non abbiamo fatto altro che percepire energie forti attraverso quello che lui svolgeva molti anni prima.
Per non parlare anche delle varie raffigurazioni trovate in diverse pareti di questa casa, le quali richiamano le diverse filosofie sulla magia e sul paranormale. Dal 2010 l'abbazia di Telema è in vendita ad un prezzo che supera il 1.000.000 di euro. Sfortunatamente la casa è in totale rovina e mi auguro che con il tempo qualcuno possa recuperarla. Il mio rammarico fu quello di venire a conoscenza della triste sorte di questa casa che nessuno purtroppo poté acquistare, motivo per cui non fu mai valorizzata, cosa abbastanza spiacevole, vista l'importanza storica che questa casa possiede. Ma il prezzo essendo talmente alto, la cosa ci preoccupa, ma siamo sempre speranzosi. Magari chissà, un appassionato di occultismo potrebbe anche acquistarla.